Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video voglio mostrarvi dei nuovi prodotti che ho installato sulla mia macchina della Master Forest. Master Forest è un'azienda francese che produce componenti per fuoristrada Suzuki, quindi Samurai, Jimny, Vitara, e vende anche parti originali. Se uno dovesse cambiare qualche pezzo originale, loro li vendono. Ho montato questi pezzi qui perché, come sapete dagli altri video, io avevo montato un kit della Husqvarna Concept con un verricello anteriore da 4500, quindi si tirava, ma era giusto per dare quel colpettino, ma nulla di forte, anche perché nasce per i quad quel tipo di verricello. E l'ho testato più di una volta e più di una volta mi sono accorto che faceva fatica, tante volte mi si bloccava perché andava in protezione il verricello. Con questa azienda qua abbiamo parlato un po', gli ho spiegato un po' le mie esigenze eccetera, siamo arrivati a questo punto che mi hanno fornito paraurti anteriore in metallo, posteriore in metallo e con verricello. Vendono anche il kit per montare il verricello da 6500 col paraurti originale, quindi se volete non mettere il paraurti in metallo, volete tenere il vostro, vendono anche quello. Comunque ovviamente di tutto quello che parlerò vi lascio il link sotto. Non ho fatto un video di installazione perché è molto semplice da montare. Questo è il paraurti anteriore che ora andremo a vedere più da vicino, è in tre pezzi. Abbiamo il supporto del verricello e poi abbiamo praticamente 1, 2 e 3 pezzi. Sì, sono 4 pezzi perché contando la parte che tiene il verricello sono 4 pezzi. Molto semplice da montare. Vi lascio comunque il video che hanno fatto loro dell'installazione, così potete darci un'occhiata che lo montano in poche parole, quindi vedrete che è molto semplice. La parte diciamo un po' più noiosa è tirare i cavi dai solenoidi fino al verricello, perché vengono posizionati sotto il cofano, lontani, dietro la batteria, adesso andremo a vedere, e quindi automaticamente bisogna tirare i cavi, starli un attimo a curare, soprattutto là dove si mette questa piastra per poi avvitare i solenoidi è un po' rognosa nel senso che ci vuole un po' di tempo a trovare la vite. Poi io, anche perché ho già un impianto elettrico lì per l'impianto di illuminazione, quindi magari anche per quello, se voi non avete montato nulla, avete spazi liberi, quindi magari voi siete più veloci di me, ecco. Lo sto testando ormai da dicembre, questo paraurti qua, questo kit sia anteriore che posteriore. L'ho già utilizzato col verricello che è un 9500, quindi ovviamente è superiore al peso della macchina, quindi vi posso garantire che se potessi trovare un punto per sollevarla me la tira su, questo sapete anche voi. I paraurti sono in metallo, si montano, vendono i paraurti con o senza fin di nebbia, quindi potete scegliere se averli o non averli. Non hanno i paraspruzzi, per quanto riguarda chi ha i fari a LED non ha i paraspruzzi, non vengono forniti, quindi dovrete farvi voi i buchi, che è un quadrato e poche parole, per poi installarli. Io ho preso le stesse misure di quello originale e le ho riportate qua nella stessa distanza. Queste modifiche che ho fatto io. Altre modifiche che c'è da fare è nessuna. Smontate il vostro paraurti e montate questo. In questo kit viene fornito praticamente tutto il paraurti, compreso di verricello. Potete scegliere anche solo il paraurti se avete già il verricello quindi non è un problema. Dentro ci sta un 9500, 13000, perché comunque 9500, 13000 è quello, quindi uno dice l'ho trovato poco, ce l'ho già da un'altra macchina, un 13000, 9500, sappiate che qua ci sta. Sono misure abbastanza standard, anche perché sono questa parte qua, che adesso vedremo da vicino, così vi spiegherò anche il resto. Questo è il paraurti visto da sotto. Come vedete abbiamo una protezione paratiranteria che dietro si nasconde la bullonneria dove si fissa poi tutta la parte della bocca della bocca della staffa che porta il verricello, i suoi fendinebbia originali che sono stati montati. Poi qua da sopra possiamo vedere
il verricello praticamente corre tutta questa distanza qua. Qua abbiamo la leva per l'ingaggio, l'aggancio e lo sgancio. Questa è una barretta LED che ho messo io così. La targa nasconde dietro la bocca del verricello. Io il gancio adesso l'ho messo lì, solitamente lo aggancio lateralmente qua dentro. Per togliere il portatarga basta tirare via questo fermo, che sono due, uno per lato. Tolti questi, si sgancia uno e si sgancia due, si alza e si estrae. Questo è la bocca del verricello, che è molto comodo questo portatarga, perché in origine vi danno questa portatarga qua che è simile a questo qua, solo che mostra sempre la bocca e la targa rimane sotto qua. Quindi diciamo che non va bene, nel senso, perché innanzitutto si abbassa la targa qua, e io ho già piegato anche questa staffa, l'ho già piegata, anche questi li ho piegati, perché è lamierino molto leggero. Mi si è incastrato un legnetto, mi ha fatto leva, mi ha strappato via il tutto, e l'altro ti si piega la targa sotto, questo invece rischi di strappare. Quindi adesso sto optando per cercarmi quei portatarga che sono in metallo un po' più rinforzato rispetto a questo qua, che è proprio un lamierino molto leggero. E cioè sì, è vero, quando si va a fare fuori strada potrei tutte le volte già togliere la targa, però preferisco togliere la targa solo se è strettamente necessario, ecco. E per rimetterlo, come avete visto, riaggancio queste parti qui, rinfilo i suoi fermi, uno per lato, che anche questo sì non è comodissimo, li ho già persi. E questo quanto riguarda il paraurti anteriore, ecco. È molto semplice da installare, davvero veloce, sono poche viti. E come dicevo, vi lascio il video sia della parte anteriore, della parte posteriore, che hanno fatto i ragazzi di Master Forest per l'installazione. E nient'altro. Adesso, come dicevo, l'unico problema qua è questa lamierina molto sottile, sarà 2 mm, quindi adesso studierò, o magari prendo una già fatta di quelle bocche che si aprono, per praticamente fissare in qualche maniera e alzare quando serve, riabbassarla senza tutte le volte stare a toglierla, o ricostruire una piastra così un po' più rinforzata. Poi dentro sempre vengono dati i ganci, i grilli da installare sul paraurti, sono color acciaio normale, io li ho fatti verniciare di nero, polvere. E questo quanto riguarda la parte anteriore. Ora vi faccio vedere comunque dove vanno tirati, dove sono i solenoidi, che sono qua. Praticamente qua abbiamo il tappo per attaccare il telecomando. Io, per quello vi dicevo, io avendo tutto un impianto per l'illuminazione, va messa una staffa che adesso non si vede, che è tutta sotto ai solenoidi, che si avvita. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco, una è questa vite, una è quella vite dietro lì, più una vite che è attaccata dietro a tutto questo, e più questo bisogna, la scatola dei solenoidi va attaccata sotto, che va messa sotto. Quindi capite che per me è un po' stato difficile, per voi sicuramente di meno, perché se non avete tutto quell'ambaradam lì non avete di questi problemi. Poi i cavi, vabbè, io li ho messi dentro un corrugato che partono finché non escono qua e si collegano. Il più è stato questo, diciamo. Questo quanto riguarda appunto la parte anteriore. Ci spostiamo nella parte posteriore, che viene totalmente, diciamo, stravolta, perché anche i fari sono diversi dagli originali, non si usano gli originali, quindi va cambiato tutto il cablaggio, ma mo vi spiego. Praticamente sempre metallo, sempre in 3 pezzi. Abbiamo la parte
centrale, parte sinistra e destra, quindi si monta prima 1, poi 2, poi 3 e finita lì. Non tocca da nessuna parte, diciamo che anche questo è molto veloce da montare. L'unica cosa che è davvero non difficile ma impegnativa è il cablaggio. Praticamente bisogna smontare, lo vedrete comunque dal video che vi metto qua sotto nel link della loro installazione, che non è specifica, è un po' un video anche dall'anteriore, un po' un video che fa vedere qualche passaggio, ma si capisce. Quello che è un po' più difficile, diciamo, per chi non ha esperienza, se lo vuole montare da solo, è l'impianto elettrico dietro, perché va smontato tutto l'impianto elettrico dal paraurti originale. Quindi quando si toglie il paraurti vanno tolti tutti il cablaggio principale che si collega alla macchina, che è attaccato al paraurti. Dai fari, le tre lampadine da una parte, le tre dall'altra che si collegano, vanno tolti anche quelli. Praticamente per ogni faro devono uscire i cavi che si collegheranno poi a questi. Parte sinistra, come il faro originale, abbiamo freccia, stop, retronebbia. La parte destra abbiamo la stessa freccia, retromarcia al posto che retronebbia, e lo stop con, vabbè, comunque sempre i fari anabaglianti che ci sono sempre a LED in questo caso. Le lampadine che appunto si collegano al faro originale vanno tagliate via per poi collegarci questi fari qui. Ci ho perso un bel po' di tempo perché non avendo uno schema elettrico, non tanto perché dalla lampadina si capisce che fari abbiamo, che lampadina è, non sapevo la corrispondenza di questo, anche perché poi vanno messe delle resistenze. Diciamo che loro non hanno messo a disposizione un kit, a parte di istruzioni, per quanto è semplice da montare, però dico anche il paraurti ci stava comunque, giusto capire due cose, ma soprattutto lo schema elettrico. Ho lavorato insieme a loro, nel senso che messaggi, chiamate eccetera eccetera, per riuscire a installare, che poi una volta che hai lo schema tra virgolette elettrico che mi hanno mandato fatto a mano, è stato molto semplice, tagliati i fili, si saldano, si collegano, finita lì. Quindi ci ho messo molto tempo per questo discorso qua, ma appunto solo perché non avevo lo schema elettrico. So che lo stanno facendo adesso, stanno facendo un lavoretto per appunto quando uno lo compra sa cosa mettere, i fili eccetera, uno schema fatto bene, ecco. Sappiate che appunto dovrete tagliare il vostro cablaggio originale, che non è quello della macchina ma è quello dei fari. Quindi andate da Suzuki, per dire, e dite un domani volete rimontare i paraurti dietro, mi serve il cablaggio del faro sinistro, il cablaggio del faro destro, sarà penso 30-40 euro, non so dirvi, però potete recuperare. Non tagliate niente del cavo originale della macchina, anche perché sinceramente se doveva essere una cosa del genere non l'avrei mai fatto. E qua ci siamo. I paraspruzzi vabbè non c'entrano niente, li ho messi io perché gli originali del paraurti originale non andavano bene, quindi ho recuperato un paio di paraspruzzi rossi tipo gli originali davanti. Cosa posso dire allora di questo? Una volta montato con tutte le sue diciamo bestemmie dietro per l'impianto elettrico, ma fatto e finito, esteticamente si pone molto bene. I fari a LED cambiano il look della macchina, a prescindere dal faro LED, ma proprio la forma, che io avrei preferito già da origine un faro tondo, ecco, come il davanti che riporta un po' il dietro con questi faretti più tondi così. Il faretto della retromarcia che è piccolino, per quanto appunto è piccolo fa una grandissima luce. Retronebbia idem, cioè sono molto luminose. Qua abbiamo anabagliante, lo stop, e centralmente abbiamo le frecce che si vedono benissimo e tutto, quindi nessun tipo di problema da dietro, che sia giorno che sia sera, nessun tipo appunto di problema davvero. Essendo in metallo ovviamente siamo più robusti. Come altezza siamo leggermente più alti rispetto all'originale, non di tantissimo, perché purtroppo con la marmita qua sarebbe brutto avere un paraurti che arriva fino qua che si vede tutta la marmita, però sono stati abbastanza in più rialzati. La cosa bella appunto è che essendo in 3 pezzi
se dobbiamo smontare qualcosa, qua si svitano 4 viti, viene giù la prima parte, poi questi qua vabbè sono un po' più rinforzati perché anche qua abbiamo i grilli di aggancio che sinceramente non so la loro resistenza, non del grillo ma del paraurti, perché comunque sia questi sono fissati con 2 viti a incrocio, grosse, dovrebbero essere, adesso non erro, un M10, però nel tiraggio, cioè, non lo so, di certo non una stroppata, quello poco ma sicuro, anche perché i ganci qua li abbiamo lo stesso, sotto ce li abbiamo lo stesso, quindi non ci sono tipo di problemi. E basta, per quanto riguarda le paraurti anteriori e posteriori è questo. Un altro accessorio che mi hanno dato da provare, che ora vi faccio vedere, che non è altro che i parapuntoni che io avevo già su, quelli di Ramingo, di parapuntoni. Mi hanno fornito loro da provare, così vi dico già la differenza, che appunto essendo da un po' che li sto testando, vediamo, questi qua come potete vedere cambia sia la lunghezza, ma l'altra differenza è che abbiamo 2 vite vite principale solita, e un'altra vite che quindi va fatto un foro passante, quindi servirà una punta del metallo lunga per andare da parte a parte. Questo serve che se picchiate non si muove la protezione. Con quelle di Ramingo io ho fatto un foro e ho messo io una vite del 5, del 6 giusto per tenerla lì, solo che cioè non dava nessun problema, ma era proprio al limite, avevo paura che prima o poi si spaccasse. Invece aiuta di più a non far muovere in caso che prendiate una botta in retro eccetera il parapuntone, ecco. Il tutto appunto ormai sono 2 mesi che li sto provando, quindi nessun tipo di problema. Dimenticavo, ovviamente il verricello viene fornito sia con il suo telecomando a cavo che si mette da sotto là, che col telecomando wireless, quindi zero problemi. Come dicevo all'inizio del video, vi lascio qua sotto tutti i link per andare a vedere questi prodotti, valutare sia questi prodotti piuttosto che altri sempre del loro marchio. Vi ricordo Master Forest. Vi lascio i link per i social, Facebook, Instagram, Nuovo Suzuki Gym in Italia. Se avete domande scrivetemele pure qua sotto nei commenti, oppure su Instagram, che vi rispondo appena possibile, ma cerco sempre di essere veloce qua su YouTube, anche perché so che tanti vogliono prenderlo velocemente, visto che comunque ci sono tempistiche che magari per mancanza di materiale bisogna essere un po' più veloci, ecco. E basta, quindi vi ringrazio di aver visto il video. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Alla prossima e grazie, ciao.